Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio dove troveremo la luna nuova in cancro. Vi ricordo che se volete potete integrare questa lettura generica andando ad ascoltare anche il vostro segno lunare e ovviamente di cogliere quello che vi risuona di più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli cerchiamo di capire dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna nuova in cancro, ovviamente che toccherà il suo culmine proprio intorno al 14 luglio. Possiamo già prepararci perché saranno attive queste energie già a partire dal 1 luglio e cosa ci porterà? Un'intensa emotività, una forte sensibilità, intuizione, riuscire a percepire con chiarezza, possiamo attivare un rinnovamento interiore, cogliere opportunità di riflessione e crescita, rafforzare i rapporti più stretti e anche quelli familiari, creatività, sogni, immaginazione che ci possono aiutare a progettare il futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione perché sbalzi di umore, vulnerabilità, suscettibilità, dubbi possono portare tendenza alla malinconia, a lasciarci sovrastare da queste emozioni forti, il passato, i ricordi nostalgici, dipendenza emotiva, bisogno di sicurezza e quindi ci possono essere anche delle relazioni sbilanciate. Queste forti emozioni, anziché risolvere i problemi, possono andare ad amplificare i problemi e difficoltà. Ecco perché insomma bisogna gestire al meglio queste forti emozioni. Andiamo a vedere da parte vostra cosa aspettarvi in questo periodo. La prima carta, la lepre della luna, l'oracolo ci dice e ci parla di rinnovamento, di rinascita, fertilità creativa, per cosa? Per nuove idee, per progetti, per anche dei cambi di programma, cambi di direzione, di propositi, intenzioni, magari anche nuovi obiettivi e soprattutto ci sta dicendo che intorno al 1 luglio dobbiamo prepararci a seguire la corrente, quindi a lasciare andare le cose troppo faticose, troppo impegnative, perché è proprio questo tipo di atteggiamento che riuscirà a portarvi maggior serenità e anche delle occasioni vantaggiose. Nonché parliamo ovviamente di rigenerazione e di rinascita. Il secondo oracolo è il rospo, un po' particolare come messaggio perché principalmente parla di accettazione, di verità che deve essere riconosciuta, soprattutto riguardo il nostro valore, di non temere il giudizio, di guardare oltre la superficie delle cose e oltre le apparenze e osservare le persone anche come si comportano. Magari alcune possono sembrare ostili o esserci qualcosa che non va e magari dietro c'è una ferita, c'è una sofferenza, oppure tanti altri atteggiamenti che comunque dobbiamo attenzionare. Poi vediamo l'ultimo quarto. Il suo messaggio ha a che fare con una fase di valutazione del nostro percorso e quindi osservare le nostre abitudini, valutare anche gli schemi limitanti, di considerare cosa va bene e cosa no. Quindi una specie di bilancio
che ci permetterà di fare ordine, ed è un momento adatto, soprattutto quando c'è la luna nuova, il momento perfetto per ripulirsi dalle tossicità, da tutte quelle emozioni, soprattutto in questo periodo, che ci bloccano, non ci fanno stare bene, quindi il momento perfetto proprio per lasciare andare, di farsi coraggio, di pensare che cosa fare per migliorare le cose e quello che stiamo vivendo, quindi di permetterci in un certo senso di accogliere delle buone energie, quella spinta emotiva che sicuramente ci aiuterà in tantissime circostanze e anche nelle relazioni. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Il primo messaggio arriva dal serpente. Il serpente è legato all'astuzia, alla flessibilità, quindi già ci aiuta a capire che dobbiamo muoverci con circospezione. È vero che potrebbero esserci delle situazioni un po' dubbiose, a maggior ragione è meglio adottare prudenza, e questo nella praticità delle cose. Il suo messaggio a livello oracolare ovviamente ha a che fare proprio con la trasformazione profonda, e cioè accettare il rinnovamento delle nostre energie. Avete presente quando il serpente cambia pelle? Esattamente così, quindi ci sta chiedendo proprio di trasformare le nostre stesse energie, di riconnetterci al corpo, ai ritmi naturali, e proprio per poter esprimere le nostre emozioni, la nostra passione, la nostra creatività, e quindi dare vita a pensieri, arte, relazioni, risveglio, eccetera, in piena libertà. Quindi ci dice di rompere quegli schemi del passato, ma già abbiamo visto che alcune cose continuano a tornare dai messaggi precedenti, quindi il punto principale secondo me ha proprio a che fare con la trasformazione, soprattutto delle vostre emozioni, delle vostre energie, di adottare creatività. La creatività non ha solo a che fare con le questioni artistiche, cioè con le arti in genere. La creatività va usata in qualsiasi circostanza, dalle più piccole alle più grandi cose. Se poi effettivamente può essere un indizio importante, amate l'arte, probabilmente l'oracolo vi sta dicendo di sfruttare qualche momento proprio per arricchire, diciamo, la vostra vita di arte, di cultura, di un qualcosa che vi appassiona e che vi possa far star bene. La freccia appunto ci dice che dobbiamo procedere dritto per dritto verso i nostri obiettivi. Parlando di essere in linea col proprio cuore, con la propria anima, ci consiglia di essere in massima concentrazione al bersaglio. Abbiamo l'opportunità di colpire nel segno qualcosa di importante. È ovvio che dobbiamo essere fedeli a quello che diciamo, a quello che stiamo cercando, e anche questo effettivamente parla di ottenere la ricompensa, però dobbiamo essere pronti a liberare appunto la nostra stessa creatività, espressione e quello che siamo in grado di fare. L'ultimo messaggio arriva dalla carta maledizione. Non deve spaventare questa carta il nome un po' particolare, perché secondo me vuole far capire l'importanza di affrontare i nostri limiti e gli schemi negativi. Se c'è quella forza distruttiva, se c'è quel blocco, quell'energia che non ci permette di procedere, di fare quello che desideriamo e quello che vogliamo, vuol dire che in qualche modo siamo ostaggio di un qualcosa o di qualcuno che non è in linea con il nostro percorso e con la nostra stessa realtà. Quindi riconoscere quella ferita originaria
ci permette di guarire, di lasciare andare e seguire un nuovo percorso. Quindi un'ottima occasione per fare pulizia, soprattutto magari da situazioni negative, tossiche e da karma di vite precedenti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!